Salve a tutti. E allora andiamo a affrontare due testate della Lotus Evora. Andiamo a vedere un po' su questa testata che ho montato il collettore di aspirazione, anche perché va a collegare sia una sia l'altra testata, quindi è un motore V6 da 60 gradi e abbiamo 3456 di cilindrata. E cosa andiamo a fare? Prima di tutto andiamo a vedere di migliorare il discorso dell'aspirazione. Sono alcuni punti proprio da migliorare, ma di pochissimo, quindi in base alle evoluzioni che andiamo a fare su questo tipo di motore, che andiamo a prediligere la coppia del motore e non la potenza massima, andiamo soltanto a fare alcuni punti di lavorazione proprio sulla giuntura del collettore con la testata e anche qui sulla parte dello scarico che ha un problema di evacuazione dei gas di scarico, proprio perché c'è evidenziato un problema strutturalmente sul primo e sesto cilindro, che andiamo a vedere un po' il comportamento, se lo andiamo a evidenziare pure al banco di flussaggio. Difatti eh, mi sono fatto procurare pure lo scarico che va a accoppiare sulla testata, perché andiamo a fare una sequenza di lettura di cilindro per cilindro proprio per determinare le disfunzioni a livello di portata o in aspirazione o sullo scarico, per vedere di quanto è questa differenza di prestazione che abbiamo sullo scarico. Difatti, se andiamo un po' a vedere il problema, vediamo di poterlo fare evidenziare. E allora volevo cercare di, ecco così, vediamo così. Se andiamo a vedere l'allineamento dello scarico, che sono equidistanti, quindi come foro l'uno dall'altro alla stessa misura, non abbiamo in direzione, vedete, il centro del collettore va ad essere, che va a prediligere più che altro una valvola di più rispetto all'altra. Ma se mentre questi due cilindri, vedete, uno in questa situazione e l'altro in questa situazione, bene o male, uno dal lato destro e uno dal lato sinistro, siano in corrispondenza più o meno da una valvola tipo al 40 e l'altra al 60%. Invece questa qua, che va a essere o il primo o il sesto cilindro, ora dobbiamo andare a vedere, se andiamo a mettere in direzione con il centro dell'uscita del collettore, vedete che in questo caso questo cilindro già siamo perfettamente in linea con la valvola. Automaticamente questa qua va a lavorare meno rispetto alle altre due cilindri, quindi andiamo a fare soltanto, o perlomeno io vi voglio anche coinvolgere a voi. Io mi sono fatto un'idea di come voglio adottare un sistema di lavorazione, quindi per chi vuole vedere se anche voi riuscite un po' ad avere il mio stesso, come dire, linea di lavorazione su questo tipo di testata, mi soffermo per 2 secondi, così vi do il tempo di bloccare un po' il video e vediamo di analizzare lo stesso problema. E allora, per chi già si è fatta un'immensa idea, allora io voglio adottare questo tipo di sistema, quindi di lavorazione. Vediamo se qualcuno lo va a darmi un ok per questo tipo di scelta, oppure propone qualche altro tipo di lavorazione, anche perché questo è il primo, diciamo, lavorazione e controllo che andiamo a fare su due testate di questo tipo di motore. Vorrei adottare, prima andiamo a fare le tre flussate dei vari cilindri.
andiamo a vedere un po' le percentuali sia di guadagno che abbiamo sull'aspirazione e poi faremo un confronto sullo scarico. Dopodiché, dopo che andiamo a analizzare le 3 letture, voglio adottare questo sistema, visto che questo è quello che va un po' in teoria a perdere di più degli altri 2 cilindri. Vediamo di quant'è questa perdita. Lo andiamo a migliorare il miglior possibile attraverso delle lavorazioni qui sotto sede, già vedo che andrebbero lavorate, ma poi vediamo di un po' ostacolare di meno il flusso che andiamo ad avere su questa valvola qua. Quindi lo andiamo a migliorare nel miglior modo possibile. Poi su questo tipo di guadagno che andiamo a avere su questo cilindro andiamo a fare soltanto dei piccoli aggiustamenti sugli altri 2 cilindri per non avere un salto di qualità tra un condotto e l'altro. Quindi lo andiamo a livellare basandoci su questo guadagno che abbiamo sul cilindro che è, diciamo, con più ostacoli. Almeno questo è quello che voglio un po' io andare a seguire come idea. Poi mi potrò anche sbagliare come sistema di lavorazione, però lo andiamo un po' a vedere anche dopo, perché andiamo a flussare intanto sulla testata il primo controllo, poi lo andiamo a vedere con il comportamento del collettore attaccato sulla testata, in questo modo, per vedere se anche con il collettore andiamo a mantenere quella differenza di prestazione che c'è tra un cilindro e l'altro. Questo è un po' quello che voglio seguire io, quindi vediamo se qualcuno di voi condivide la mia idea oppure no. Nello stesso tempo anche sull'aspirazione vediamo che qua, visto che va a combaciare con il collettore sulle 2 testate, dobbiamo fare attenzione casomai in avanti si andrà a spianare la testata di mantenerci proprio al limite di lavorazione, proprio che quello che andiamo a togliere da qua lo andiamo a togliere pure sull'altra testata, proprio per non avere un dislivello, visto che i 2 piani poi vanno a combaciare con lo stesso collettore. Quindi vediamo un po' il discorso del controllo di flussaggio e poi andiamo a evidenziare cosa abbiamo trovato di differenza sulle diciamo sulle 3 camere del cilindro. E allora i primi controlli sull'aspirazione sono stati fatti, quindi vi vado a dire intanto che l'aspirazione funziona bene, quindi poi l'unica cosa da valutare è un po' le alzate delle valvole a quanto arrivano sul manuale, questo lo andiamo a vedere poi dopo, da considerare degli incrementi che sono poi in alzata massima, quindi andiamo a vedere poi a che alzata lavora il motore, però onestamente l'aspirazione si comporta già bene. Quindi andiamo a fare tutte le analisi ora sullo scarico e vediamo dove sono i problemi che si sono riscontrati. E allora, finito di fare i 2 condotti di scarico, quelli più incriminati, nel senso quello migliore, cioè quei 2 migliori e quello che va a lavorare un po' peggio. E andiamo a vedere un po' ora i risultati, un po' di tutto l'insieme e farò pure il confronto dei 2 condotti per vedere un po' le percentuali di differenza. Poi adotterò quel sistema di migliorare il peggio per poi allineare gli altri 2. Almeno andiamo ad avere un equilibrio, anche se ci sono delle piccole differenze, però non è quello che abbiamo per adesso. Quindi vediamo che cosa andiamo a vedere con i risultati. E allora andiamo a vedere l'aspirazione del primo cilindro e questo è lo scarico che va a fare la lettura del primo cilindro. Poi ho fatto anche la prova con il collettore dello scarico, ma va a cambiare poco. Anche quello dell'aspirazione abbiamo una leggera perdita, però già vado a vedere poi in fase di lavorazione e raccordare il piccolo collettore che andiamo a mettere sopra. Per il discorso dello scarico invece andiamo a vedere
il confronto con l'altro cilindro, quindi il quinto, andiamo a prendere come riferimento. Se togliamo anche qua l'aspirazione che si va a comportare nello stesso modo, ma andando a fare il confronto dello scarico, vedete come va a cambiare le due, come dire, i due diagrammi di lettura. Quindi andiamo un po' a vedere ora attraverso il risultato come sono il comportamento. E allora qui è la portata sull'aspirazione che andiamo ad avere, quindi con l'apertura massima, la media è di 176. Questa è la testata originale per come abbiamo fatto l'inizio della lettura. Se andiamo ora al di là del grafico, che dovete vedere che un po' il grafico si adatta un po' alla portata, quindi è inutile andarlo a confrontare con quello dei due scarichi che sono differenti. Quindi andiamo a vedere scarico del cilindro numero 1, quello che abbiamo avuto, quel leggero veduta che va a lavorare un po' più male. Vedete la curvatura come si va a avere un leggero abbassamento, e quindi anche nelle basse aperture abbiamo meno portata rispetto a quello del cilindro numero 5, che poi tra il cilindro numero 5 e il terzo si vanno a comportare come uguale portata, proprio perché i due cilindri sono con diverse impostazioni, ma lo scarico è uguale. Invece quello del primo abbiamo questo piccolo differenza di portate che andiamo a vedere da qualche parte, 10 cfm, bene o male sono quasi tutti lì con 10 cfm di differenza, tranne alle basse aperture che ne abbiamo di meno, proprio perché la geometria del condotto non va a lavorare ancora. Va bene, faccio vedere un'altra cosa, almeno su una sezione della testata, come andiamo a fare. E allora ecco una sezione della testata, quindi una foto ricavata su internet, e andiamo a vedere che già i condotti sono già ben definiti e anche qui abbiamo un problema di spessore sia da questa parte che anche sul lato dello scarico, e anche questa parte qui dove poi andiamo a vedere sullo scarico come poter rimediare, abbiamo anche qua un certo spessore limitato della testata. Quindi vediamo un po' di capire attraverso, ripeto, quei grafici, andrò un po' a vedere un po' dove poter lavorare sull'aspirazione, anche perché già sul passaggio sede valvola siamo abbastanza ampi come passaggio, e andiamo a vedere se con una configurazione anche di valvole diverse possiamo andare a migliorare. Però ripeto, con calma rifletterò un po' anche basandomi sulla diciamo foto di questa sezione di una testata, per andare a vedere dove è opportuno andare a lavorare su questa testata. Anche perché già sull'aspirazione abbiamo visto che già anche sull'originale abbiamo un buon andamento diciamo, come comportamento della testata. Quindi quello che dobbiamo fare è un po' valutare sullo scarico, che già ho visto dei punti da poter lavorare qui sotto il passaggio sede valvola, ma vediamo di fare un passaggio alla volta per poter arrivare a quel tipo di lavorazione finale, che per poter migliorare il primo cilindro.